Ciao a tutti, bentornati al mio canale I Misteri dell'Egitto con Nobiano. Oggi parleremo di questa piramide qua, la piramide grande di Giza, la piramide di Cheope. La piramide di Cheope rappresenta una delle 7 meraviglie del mondo antico, l'unica rimasta fino adesso, che fa una parte della nostra civiltà egizia che è ancora più enigmatica e anche ricca dei misteri. La piramide questa qua, imponente come si vede, una piramide grande, era stata costruita sulla piana di Giza. Il nome della piramide, come tutte le piramidi che abbiamo in Egitto, era Achet Cheope, Achet Hofu o l'orizzonte di Cheope. E ogni piramide aveva sempre il nome, ma noi la chiamiamo sempre la grande piramide. Anche in questo video, un po' lungo, vediamo sempre un video dentro la piramide stessa, e questa qua per visitare si fa sempre un biglietto extra, ma come si vede adesso la piramide tutta dentro è piena. E grazie mille per i miei amici che mi hanno fatto questo video là dentro, perché io sono come una guida turistica, non potevo fare un video là dentro da solo. Questa qua è l'unica statua che noi abbiamo di Cheope. Era stata fatta di avorio, 7,5 cm, era stata trovata quasi 500 km al sud di Giza, e come si vede vicino al polpaccio destro si vede il nome di Cheope. Hofu è il nome che noi abbiamo in arabo per il re. Hofu, Honom Hofui. Il dio Honum, l'ariete, mi protegge, e questo era il significato del nome. E questo qua il cartiglio del re con il nome della piramide Achet Hofu o l'orizzonte di Cheope. La piramide rappresenta una delle 7 meraviglie del mondo antico, è alta 146 una volta, 137 oggi. Questa piramide aveva perso 9 metri durante la storia. Come si vede adesso abbiamo l'ingresso principale che lo vediamo là in alto, e poi questo ingresso che si vede un più basso, è alto quasi 11 metri, in cui possiamo vedere la gente va dentro. E questo era stato fatto dal califfo musulmano, si chiamava il Ma'mun, ma l'ingresso principale originale era questo qua che vediamo adesso. La piramide aveva perso 9 metri perché aveva perso un po' dell'altezza, e così era stata ridotta l'altezza quasi 9 metri, e adesso 137 metri come altezza. Questo qua è il lato sud della piramide, in cui c'era una volta questa barca che veniva chiamata la barca solare, che adesso l'hanno trasferita per il Museo Egizio Nuovo, che sta vicino a Giza. Era stata scoperta dentro una scanalatura da un professore egiziano, si chiamava Kamal el-Mallah, negli anni 50, nel 54, e poi nel 2021 hanno deciso di trasferirla per il Museo Egizio Nuovo con un'altra che era con quella scoperta nello stesso sito. E qua le foto come vediamo adesso, questo è fatto tantissimi anni fa, e così si vede la costruzione della barca solare che adesso non c'è più. Tutti i lati delle piramidi erano già orientati verso 4 punti cardinali. Allora se andiamo adesso con la bussola al lato sud, al lato nord, allora ci dà il nord magnetico come noi lo diciamo. Come dico sempre, se non l'avete fatto vi invito a iscrivervi al canale, così per supportare il mio lavoro e non perdervi i nuovi video. A est della piramide si trova questo tempio che veniva chiamato tempio funerario. Cheope aveva scelto questa zona di Giza, la zona che la vediamo adesso, la piana di Giza. Non aveva fatto la piramide vicino a suo padre, alla zona di Dashur, che si trova a quasi 35 km al sud di Giza, dove c'è una piramide di suo padre Senefro che si chiama la piramide pendente, anche la piramide bianca o anche quella rossa. Cheope aveva scelto questo punto qua più alto, e così lui aveva fatto la sua piramide sempre qui. E come si vede qua un panorama dalla piramide stessa.
La piramide, abbiamo detto, era alta 146 una volta, 137 oggi, e anche ce l'ha quasi la base, un lato di ogni lato, quasi 230 metri. L'ingresso, questo è il principale. Tutti gli ingressi delle piramidi stanno al nord, dove c'è la stella famosa, la stella polare, o le stelle del nord, le stelle che non si nascondevano mai secondo gli egizi. Questo ingresso una volta si usava, come vediamo, un po' delle foto antiche che veramente lo scaricate tramite internet, le vediamo fra un po' che la gente si usava questo ingresso per entrare. Questa qua, questi qua le foto che ho detto, che come ho detto questi scaricati da internet, si vede una volta si entrava tramite questo ingresso qua. Sulla camera mortuaria ci hanno fatto queste 4 camere rivestite di granito e c'è un'altra quinta a forma piramidale. Tutto questo era stato fatto per scaricare il peso morale della piramide su tutti i lati della piramide così. Questo è il video che devo fare per Teleb. Ci stiamo addentrando dentro la piramide di Cheope. Stiamo solo all'inizio, dopo penso inizierà noi dolori. Poi ci sta un salitone. Devo fare un po' di spazio, se no non si vede niente. Certo, è capitato proprio sto mingherlino davanti. Ci provo, no, perché questo qui davanti è un po' mingherlino, quindi aspetta, ma io non riesco a farmi una ripresa pure. Questo è l'altro braccio. Meno male che qua è doppio senso. Oh regà, c'è un'umidità terribile qua. È fortuna però. Cioè, se in due non ci si entra, se uno si sposta un po', non è che può pretendere di passare dritto. Allora questa qua è la nuova galleria che hanno scoperto nel 2023 a febbraio, che rappresenta una galleria lunga quasi 9 metri e larga quasi 2 metri e ce l'ha anche il tetto a forma piramidale. E la mia opinione, come dicono anche tutti, che questa era stata usata per scaricare anche il peso morale su tutti i lati delle piramidi, come le vediamo adesso, come quelli che abbiamo visto prima sulla camera mortuaria stessa. Allora, questa è la camera mortuaria, la camera funeraria del re, una di quelle più grandi in assoluto in Egitto, in cui abbiamo ancora il sarcofago.
Questa camera mortuaria è lunga 11 metri per quasi 5 metri di larghezza e alta quasi 6 metri, in cui abbiamo il sarcofago che era stato messo sul lato ovest. Secondo gli egizi il lato ovest rappresentava la città dei morti, il lato est la città dei vivi. Allora, l'ultima cosa che devo dire è come erano bravi questi egizi per fare sempre questi corridoi là dentro, come questo qua che abbiamo parlato, che era stato scoperto nel 2023, con 5 camere rivestite di granito sulla camera mortuaria, più all'ingresso, come vediamo, che abbiamo 4 blocchi a forma piramidale come le vediamo adesso. Ci fa parlare che gli egizi erano ingegni, erano bravi, hanno fatto questa piramide, una delle 7 meraviglie del mondo antico, l'unica rimasta. Ancora la piramide ce l'ha, sempre qualcosa per dirci. Grazie tanto per l'ascolto e i misteri dell'Egitto con Nobiano. Non dimenticate di iscrivervi al canale, grazie mille e ci vediamo alla prossima quando parliamo di una meraviglia sempre qua, la piramide. Chi lo sa, fra un po' forse troviamo un altro video, un'altra scoperta dentro questa piramide qua. Grazie mille, alla prossima, ciao!